Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 53 delle 110 previste. In realtà Centauria, l'editrice, ha saltato una settimana, lo sappiamo. Io pensavo che avrei ritirato sia il numero 53 che il 54, invece non è stato così. Il modello è in scala 1:8, all'interno trovo i nuovi cavi e relative prolunghe. C'è veramente tanto, perché pur essendo una macchina da rally nasce prima stradale, quindi ci sono anche le frecce e altre cose, a differenza per esempio della Lancia Stratos che non ha le frecce. E ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Un grazie anche alle persone che hanno sottoscritto l'abbonamento aiutandomi in maniera concreta, ed ecco qui il mio amore Michelangelo, il mio gatto tigrato europeo che ha poco più di 3 anni. Amore mio, mettiti qui, lui vede i fili e come tutti i gatti, figuriamoci. Dai amore, mettiti qui, dai. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Questa è la macchina che ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. All'interno, ecco qui, troviamo dei cavi più le sue prolunghe, quindi vado a dividere già questi, lettera J con lettera J, H, B, lettera D con D. Guardavo la lettera B un attimo solo. Oh, mi manca un cavetto. Ah no, eccolo qui, non lo vedevo. Adesso non mi rimane altro che inserire il ricettore, o meglio inserire all'interno. Guardate che è brutto quando non vi vengono in mente le parole. Lo spinotto nel suo ricettore, ecco qui. La parte metallica che vedete va dove avete lo spazio, vedete di qua è tutto chiuso, dove avete lo spazio aperto, quindi così. Faccio la stessa cosa con questi. Inseriteli bene. Tu Michelangelo stai fermo amore mio, perché sei pronto a colpire. Ecco. Nel montaggio precedente vi avevo fatto vedere che io non avevo attaccato questo, il pacco pile, la lettera Q, perché è pesante e visto che vi rimane sospeso quando prendete in mano la scheda, può chiaramente dissaldare qualche parte dove c'è il ricettore sulla scheda. Così come non ho assolutamente attaccato neanche l'altoparlante e non l'ho tolto dalla sua pellicola perché, come vi spiegavo, la membrana è delicatissima e nello stesso tempo ha un magnete all'interno dove basta che lasciate un cacciavite o delle semplici viti che vengono attratte e andate a rovinare la membrana. Quindi lasciate tutto così chiuso. Se volete non attaccate neanche questa come ho fatto io. Tutto qui. Adesso vi faccio vedere una cosa, poi metto la pausa, me li preparo tutti e ci vediamo dopo. Io faccio così per eccolo lì,
fermo per mettermi in ordine i cavetti. Fermo! Stai fermo, Michelangelo! Fermo! E non mordermi. Prendo del nastro carta, taglio una sezione così. Piego giù questo lembo. Questo per evitare di attaccare l'adesivo ai cavetti, perché dopo un po' di tempo vi rimane il collante. Lo potete andare a togliere, ma per evitare proprio di fare del lavoro in più faccio così, vedete? Poi prendo questo, e faccio così. Ecco. Qui non attacca, attacca solo l'ultimo pezzo. È come se avessi una fascetta, insomma. Mi rimangono ordinati. Poi prendo questo che ha la lettera B e vado a inserirlo ovviamente dove c'è la lettera B, come vi avevo detto le altre volte quando ho iniziato a montare questa fase. Le due parti metalliche vanno tutte all'interno della scheda, quindi rivolte verso l'interno, non vi potete sbagliare. Ecco, adesso faccio la stessa cosa con questi e ci vediamo dopo. Ecco qua. Ho messo in ordine tutti i cavi. E questi li lascio staccati, non ci vuole nulla poi a metterli, però sicuramente non correrò il rischio di far subire danni alle parti elettriche. Bene, penso che il montaggio sia terminato. Sì. Qui ci hanno dato una nota sul pavimento dell'abitacolo e ci hanno scritto: attenzione, il pavimento dell'abitacolo che hai ricevuto con l'uscita 44 mostrato in questa foto è corretto e deve essere utilizzato in ogni fase di montaggio che lo prevede, nelle uscite 44 fino all'uscita 49. È stato fotografato un campione di preproduzione il cui aspetto è leggermente diverso dal componente finale. Le operazioni mostrate sono comunque corrette. Bene, quindi non vi preoccupate, però questo anche in futuro potrà accadere su altri modelli, perché quando fanno i modelli a campione sono un po' differenti da quelli che poi saranno commercializzati. Quindi non vi preoccupate, è successo altre volte che ci sono delle discrepanze. Quello che ci interessa è che siano corretti e qui ci hanno assicurato che lo sono. Io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi, un abbraccio, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Se avete piacere di darmi un'ulteriore mano, oltre che iscrivervi al canale, condividete i miei video nei gruppi dedicati e questo sicuramente non potrà che aiutarmi, ragazzi. Grazie a tutti del vostro prezioso tempo. Ciao!